Benvenuti in un nuovo video di Sissi Italiano. La volta scorsa, nel video scorso, abbiamo visto Amber, l'unboxing, e oggi invece vediamo l'installazione e la sua configurazione e gestione. Sigla. Dunque, Amber è un NAS, questo è il sito americano, quindi My Amber Life, dove loro commercializzano anche un prodotto che si chiama Amber X. In realtà a noi interessa Amber Pro, che non è il prodotto vero e proprio. Amber Pro è un'applicazione, diciamo, è una funzionalità aggiuntiva che si applica agli Amber Plus e all'Amber One, quindi sono due prodotti. A me hanno spedito l'Amber Plus, c'è anche l'Amber One. A questi due prodotti che, così come arrivano out of the box, sono dei NAS praticamente, però si può applicare anche Amber Pro, che è un'applicazione aggiuntiva, diciamo una funzionalità aggiuntiva gratuita, che lo rende molto più versatile perché è possibile fare una configurazione di diverse funzionalità aggiuntive, come ad esempio la cosa più importante è eseguire dei Docker. Loro puntano molto sul cloud e quindi vedremo anche infatti come eseguire il Docker Nextcloud. Si può eseguire anche Nextcloud Talk o addirittura una cosa molto interessante, Odo, che è una suite di applicazioni aziendali open source per coprire le esigenze di CRM, e-commerce, contabilità, inventario, eccetera. Molti di voi la conosceranno. Altra cosa interessante è Home Assistant, per rendere il nostro Amber anche un serverino domotico, oppure ad esempio Jitsi per fare le videoconferenze. Quindi passiamo subito all'installazione del prodotto e all'applicazione poi della funzionalità Amber Pro, lo rende così versatile. Andiamo a vedere come si installa. Ci sono due modi per installare il vostro NAS. Quello consigliato è con l'app del cellulare, che poi vedremo. Dovete collegare una porta del vostro router di casa alla porta blu di Amber, che è la porta WAN. Poi ci sarà un modo per fare bridge in modo tale che non dovete fare doppio NAT. Volendo si può usare anche come router questo, quindi messo a valle del vostro router lo collegate alla WAN e poi la vostra rete la collegate a una delle porte LAN, però se non volete usarlo come router potete collegarlo sempre alla porta blu e dopo fare un bridge, vi farò vedere nel video, in modo tale che lui prenda un IP comunque della vostra rete e non dovete fare il doppio NAT. Poi collegate l'alimentazione e dopodiché scaricate l'app e avviate l'installazione e lui lo troverà tramite la wifi. Ovviamente queste altre porte servono se volete collegare un monitor oppure per ampliare le possibilità di storage mettendo dei dischi USB. C'è anche un USB 3.0 che può essere utile. Quindi andiamo a vedere adesso come si installa nella vostra rete e come si utilizza l'app Amber Manager. Ecco, ho terminato il boot, lampeggia di giallo e quindi possiamo procedere con l'installazione dell'app e la configurazione. Quindi andiamo sull'App Store, sul Play Store, e andiamo a scaricare l'applicazione Amber Manager. Eccolo qua, scarichiamola. Ok, una volta scaricata l'app, clicchiamo su Setup My Amber. Ok, adesso ci dice Connect to Amber Wi-Fi, Connect to Amber Wi-Fi by scanning Amber QR code or manually enter your mobile Wi-Fi settings. Facciamo scan QR code, consenti questa volta, si sta connettendo alla Wi-Fi dell'Amber. Ok, e lui dice Amber MAC address, abbiamo trovato sia il MAC address che l'indirizzo IP. Ok, your Amber interconnection is ready. Continue to setup, quindi è già collegato a internet. Io adesso vedo che ancora lampeggia di giallo. Faccio agree, installa. Lattice Nest Cloud register Lattice Nest ID and paid it to your local Amber account to enable hybrid cloud connectivity. Sta scaricando qualcosa.
In realtà ci ha messo molto meno di 10 minuti a fare ogni procedura, perché sono passati circa 10 minuti, ma ha già fatto tutte e tre le procedure. Adesso si sta riavviando. What would you like to name your Amber? E lo chiamiamo Amber. Io metto sempre Matrix davanti ai miei dispositivi, quindi Matrix Amber. Ok, non chiudere l'app durante questo processo, sta creando gli storage volume, sta creando le system folders, setting system services, quindi adesso mettiamo una password. Ok, ho digitato le password, andiamo su Next. Pair Amber with your Lattice NSTD to enable your personal hybrid cloud. Allora, create a new Lattice NSTD, che ne creiamo uno nuovo perché io non ce l'ho. Andiamo su Next. Ok. Andiamo a mettere... Piero già subscribed. Andiamo a mettere il codice che è arrivato. Ha fatto 2 cicalini ed è tornato a lampeggiare, anzi si è fermato su luce azzurrina. Quindi your Amber has been successfully set up. Proviamo ad andare su router management, vediamo cosa dice. Forse admin 1234. Bridge mode setup. Allora dice che bisogna prima fare l'upgrade per applicare il bridge mode. Quindi andiamo a scaricare innanzitutto la nuova versione. Sta aggiornando il firmware del router. Ok. E siamo entrati. Quindi vediamo lo storage, quanto spazio c'è, ancora 1 tera e 81. Abbiamo la mail del cloud admin, gli utenti Amber, lo storage IP e l'OS version. Adesso proviamo a fare nel router mode, andiamo a mettere invece il bridge mode per vedere se riusciamo a prendere un IP della nostra rete locale. Quindi andiamo a fare il login nel router e la password, ricordo, è diversa da quella dello storage. Quindi andiamo su one mode, proviamo a mettere bridge, vediamo che succede. Apply. Ecco, vedi, dopo il reboot praticamente vi sta dicendo che al riavvio l'accesso wifi all'Amber punterà a un altro indirizzo IP che è quello che gli ha dato il router di casa. Quindi proviamo a premere ok, vediamo al riavvio che succede. Ha preso un IP di casa mia, infatti, eccolo qua, ha preso un IP 197. Infatti adesso io vedo che è cambiato sia l'IP address dell'Amber sia il router IP, quindi se noi adesso andiamo su 192.168.1.97, ecco qua, siamo entrati anche nell'interfaccia web del nostro Amber e ora proviamo anche a dargli un altro IP perché io non voglio che prenda questo, voglio che ne prenda un altro. Ok, siamo entrati nell'interfaccia dell'Amber e abbiamo aperto l'interfaccia del router. Come vedete, il router adesso è in bridge mode che ha come IP 1225 e come gateway quello del mio router di casa. Quindi una volta riavviato possiamo accedere al nostro Amber con l'indirizzo IP della nostra rete messo in bridge mode. Ora proviamo a tornare nel nostro router e come vedete c'è lo schema di come è connesso. La WAN è in bridge mode, l'IP address preso è 1225, poi anche un IP lato LAN dell'Amber che è 197, mentre il router è 1225, il gateway del router è 11. Ovviamente io posso cambiare l'SSID, lui emette sia la 2.4 che la 5 GHz. C'è la VPS mode, sistema, posso fare logout, reboot, posso cambiare la password, se c'è un aggiornamento del firmware lo posso fare qui, è il time zone che andiamo a cambiare subito e andiamo a mettere il nostro time zone. Se voglio cambiare l'IP al lato WAN del mio Amber, allora vi ricordo che l'Amber è anche un router, quindi adesso avendo abilitato il bridge mode, lui non fa altro che usare la WAN come porta di ponte, quindi in bridge mode, per cui prenderà un indirizzo IP del router della mia stessa rete, ok? Mentre se io voglio cambiare l'indirizzo IP dello storage andando in Amber OS, io andando qui su Control Panel vedo nella LAN che ha come IP si è preso un IP dal DHCP. Invece io voglio metterlo manuale e lo vado a mettere qua. Quindi per farla breve, questo prodotto ha 2 indirizzi IP, uno lato LAN, uno lato WAN. Quello lato LAN lo prende per gestire lo storage, quello lato WAN lo prende per gestire il router. Quindi il router, essendo in bridge mode, anche l'indirizzo IP lato WAN sarà della stessa network perché abbiamo messo la scheda di rete in bridge mode. Ora, avendo cambiato l'IP lato LAN per lo storage, proviamo ad accedere al nuovo indirizzo IP. Ok, il ping vedo che è salito in questo momento, quindi provo a ragionare la pagina e dovrei accedere tranquillamente al mio nuovo Amber con un indirizzo IP statico lato LAN. E ora possiamo passare a vedere le caratteristiche tecniche lato software.
Dunque, qui abbiamo un file explorer, per cui io posso andare a vedere nel mio storage cosa c'è. Già vedo che c'è un wizard che mi parte. Allora, innanzitutto volevo farvi vedere che avendo cambiato il time zone si è aggiornata l'ora. Poi andando su File Explorer abbiamo detto, quindi la home folder è la folder personale, come praticamente concezione Linux, ok? VP Home, quindi abbiamo anche un file versioning, in pratica lui esegue degli snapshot periodici, quando noi sovrascriviamo un file lui mantiene comunque la versione precedente, per cui se abbiamo sovrascritto per sbaglio un file possiamo anche tornare alla versione precedente del file. Mentre queste sono le home degli utenti, cioè dove gli utenti atterreranno quando creerò delle utenze su questo Amber. Questo cartella supporta video background transcoding, praticamente mettendo foto qui e video, lui farà una trascodifica e posso avere anche quindi lo streaming. Allora, innanzitutto voglio vedere se riesco ad accedere con Samba, quindi 192.168.150, faccio invio, vediamo cosa succede. Mi chiede un'autenticazione, provo a mettere quelle dello storage e già posso accedere via Samba alle mie cartelle, quindi Home, Music, Photos e Videos. Quindi già lo Share Samba è attivo. Una cosa che vale la pena farvi vedere subito, beh, a parte che appunto qui dice di registrare l'Amber Cloud ID per renderlo, diciamo, per attivare il cloud ibrido e poi di usare l'Amber Life app per fare i backup anche dal cellulare, per esempio, delle foto. Questo poi lo vedremo alla fine. Però la cosa interessante è che se io vado nel File Explorer, appunto, oltre ad avere accesso a tutti i miei file qui via browser, posso tranquillamente fare la condivisione di un file, per esempio questo, che è un video che ho girato io da poco. Se faccio tasto destro Share, posso scegliere anche la scadenza e farmi generare un link pubblico. Pubblico vuol dire che chiunque abbia questo link potrà scaricare questo file dal mio NAS, dal mio Amber. Quindi se io adesso copio questo link, che ha una validità di 2 anni, ovviamente è un link con token, quindi come vedete ha un token, una chiave per cui è soltanto chi possiede il link potrà scaricare. Automaticamente lui si porta sul My Amber Cloud perché è l'account che avete creato all'inizio dell'installazione di Amber e consente chiaramente la possibilità di scaricare il file. Ho visto che gli cambia il nome, però voglio dire il file è accessibile e scaricabile. Se volete poi interrompere diciamo, questa possibilità prima dei 2 anni, potete tranquillamente cliccare su Delete e a questo punto se aggiornate questa pagina vi darà un errore che il token è scaduto. L'interfaccia mi sembra pulita, ha un bel colore, lui è anche abbastanza veloce, poi sta usando la network cablata, quindi torniamo su Control Panel, vediamo cosa c'è. Allora, qua posso configurare gli utenti, per ora ce n'è uno solo, gruppi, cartelle condivise, posso crearne anche altre. Qui vedo che posso assegnare permessi ai gruppi, anche le quote posso assegnare per ogni utente o per ogni gruppo. Andiamo a vedere lo storage. Qui abbiamo lo stato del nostro storage, i due dischi, disk info. Qui possiamo avere lo stato di salute dei nostri dischi, smart information, smart settings e possiamo fare anche dei test smart per vedere se i dischi sono in buona salute. Qui invece vediamo i volumi, che è quello che ha creato lui quando abbiamo fatto il setup, se vi ricordate. Ho 3 giga usati su 1857, quindi ho 2 tera liberi quasi. Oh, vediamo il bitmap. Il bitmap che cos'è? Una funzione che registra la locazione di dove sono salvati i dati, o meglio, registra il cambiamento di questa locazione sui dischi. Quindi, se abilitato, velocizza la sincronizzazione dei due volumi, la resincronizzazione, però riduce molto, cioè riduce le performance in scrittura. Quindi, se voi avete bisogno di molta performance in scrittura, io vi consiglio di disabilitare il bitmap. Se volete maggiore sicurezza nel resyncing, lasciate attivo il bitmap. In generale abbiamo delle caratteristiche generali, la versione del sistema operativo, la memoria utilizzata è totale, quindi ha 2 GB di RAM, il processore Intel, poi sempre nella schermata general abbiamo Time and Region, dove possiamo cambiare il time zone, e poi vedo che c'è anche la possibilità di settare l'NTP server. Mettiamo ntp1.inrim.it, che è un server italiano. Facciamo test connection, successful, clicchiamo su applica. Torniamo nel control panel, eravamo su general, hardware.
Il livello di luminosità, questo penso se ci attacchiamo un HDMI. Poi c'è la night mode e può essere dalle 23 alle 8, poi si può cambiare l'orario. Oh, questa è una cosa importante, l'indexing services. In pratica ci sono due opzioni, c'è il file indexing, quindi abilitando il file indexing sarà più veloce cercare contenuti multimediali e documenti perché saranno indicizzati. E abbiamo anche scelto in quali cartelle deve abilitare l'indexing, mentre il face recognition, questo è utile per fare la ricerca delle foto in base al riconoscimento facciale, questo è molto importante. Quindi possiamo abilitare o il file indexing o il face recognition, uno dei due, non si possono abilitare insieme. Per cui qua chiaramente la scelta dipende se voi lo usate più per le foto o più per i documenti. Se lo usate più per le foto vi conviene abilitare il face recognition, se lo usate più per i documenti vi conviene abilitare il file indexing. Qui abbiamo tutti i log del sistema e anche delle connessioni al sistema. Qui abbiamo il firmware upgrade, adesso è aggiornato, l'upgrade è impostato su automatico. Factory reset non serve che ve lo spiego. Il remote support è utile se vogliamo abilitare il remote support su questo dispositivo. Questo è utile se voi siete dei rivenditori e volete fare supporto remoto ai vostri clienti sull'Amber. Arriviamo alla funzione più importante che è l'Amber Pro e infatti diciamo questo progetto prende nome proprio da questa funzionalità che è Amber Pro, che non è altro che diciamo una delle caratteristiche più importanti, se non la più importante di questo prodotto, cioè la possibilità di installare il software, chiamiamolo così, Amber Pro, che credo che non sia altro che un Docker Engine, quindi abilitando questa funzionalità io poi qua mi dovrebbe comparire un'altra applicazione che mi consente di aggiungere dei container al mio Amber e questo lo facciamo immediatamente. Ok, l'Amber Pro pare che sia installato e infatti mi è comparsa qua l'icona Amber Pro. Poi vi dico anche che da quello che ho visto, perché io ho intervistato chiaramente anche il supporto tecnico prima di fare questo video, credo che non sia possibile accedere in SSH, infatti proveremo col PuTTY, ma mi darà accesso negato, perché l'SSH credo che sia accessibile solo per supporto. Infatti il sistema operativo, abbiamo detto, non è open source, ma è un sistema operativo proprietario. Prima finiamo di vedere queste caratteristiche, noi adesso siamo nella rete, il nome di rete abbiamo scelto questo, follow Amber name at most 15 caratteri, il gateway, il default gateway impostato, il DNS server me lo ottiene automaticamente oppure lo posso cambiare qua e mettere il DNS che voglio io. Poi posso abilitare o meno l'accesso remoto, cioè quindi tramite il public IP, ovvero lato WAN. In questo caso, avendo messo un Amber in bridge mode, un IP pubblico non ce l'ha veramente, però chiaramente possiamo sempre fare un NAT sul nostro router per accedere all'interfaccia dall'esterno, ma è una cosa che io sconsiglio perché piuttosto abilitate Nextcloud, adesso vediamo come si fa, e accedete ai file con Nextcloud. La LAN l'abbiamo visto come si imposta, potete scegliere anche l'MTU, cosa importante. Security, eccolo qua, quello che dicevo all'inizio del video, il firewall. Io posso anche creare delle regole di firewall, diciamo assicurare la sicurezza dei dati. Adesso noi non lo useremo in questo video, però sappiate che c'è la possibilità anche di abilitare il firewall. DOS è il DOS Setting Enable DOS Protection, quindi anche la protezione per Denial of Services si può abilitare. Ovviamente conviene in questo caso solo sulla LAN, ma se siete in una rete di casa credo che sia quasi inutile farlo. Remote Access, eccolo qua, si può abilitare il DNS Service, quindi se avete un DNS Services lo potete abilitare qui. Per ora vedo qui solo noip.com e poi sotto avrete lo status dell'abilitazione. L'Universal Plug and Play invece è quello che voi sapete che cos'è, è quello che consente di aprire le porte in automatico quando un dispositivo nella rete ne richiede l'apertura. Passiamo a vedere invece Amber Pro, che è una delle caratteristiche più importanti di questo NAS. Ecco qua, abbiamo un'interfaccia nuova, per ora abbiamo 0 container, 0 immagini, 0 cartelle e 2 reti, quindi lui ha già creato le reti di default di Docker, voi sapete che Docker funziona su reti virtuali, abbiamo già fatto un video che lo spiega, casomai vi invito ad andarlo a vedere. Possiamo provare ad abilitare per esempio Amber Anywhere, che vi dà la possibilità di accedere ad Amber da fuori
anche se pare che in Europa ancora non sia attivo, per cui si può attivare su Amber, si possono creare le URL, però non credo che funzionino. Speriamo che presto lo attiveranno anche in Europa. Ad ogni modo, nessuno vi vieta di fare un banale classico NAT dal vostro router verso la porta del container e quindi esporre anche il container all'esterno con il classico metodo che siamo abituati a utilizzare tutti i giorni, insomma. Allora, innanzitutto c'è da dire che con Nextcloud, quando creiamo il container, noi in teoria i file che andiamo a creare stanno all'interno del container, quindi non li potremo vedere qui, a meno che non creiamo una cartella che poi andremo a montare su Nextcloud e sarà la var-www.html data di Nextcloud. Voi sapete che Nextcloud i file li mette dentro var-www.html data. Quindi io che ho fatto? Ho creato dentro in control panel dentro shared folders ho creato una cartella che l'ho chiamata containers. All'interno di questa cartella ho creato una cartella Nextcloud. Questa poi la monteremo sul container in modo tale che tutti i file che vengono caricati su Nextcloud sono accessibili anche dall'interfaccia di Amber. Ok? Perché monteremo questa cartella sul Docker come var www.html data. Quindi per creare il Docker adesso andiamo su Amber Pro, andiamo su Containers e facciamo Create Container. Qui gli diamo il nome Nextcloud, qui dobbiamo mettere il nome dell'immagine che vogliamo utilizzare. Voi sapete come funziona Docker, bisogna dargli il nome di un'immagine che vengono presi tutti da Docker Hub. Quindi se noi adesso andiamo su Docker Hub e andiamo a digitare come ricerca appunto Nextcloud, eccolo qua, sappiamo che il container si chiama Nextcloud su Docker Hub e ci copiamo questo nome. Qui dobbiamo soltanto mettere docker.io slash il nome del container che è Nextcloud, due punti latex, che sarebbe l'ultima versione, perché noi vogliamo l'ultima versione. Tutto il resto lo lasciamo così com'è, anche il port mapping, perché lo farà lui il port mapping in automatico. Lasciamo la rete bridge, mi raccomando, perché altrimenti non ci funzionerà il container. E restart policy mettiamo always. Ora noi potremmo crearlo anche senza montare niente, però facendo così tutti i file che caricano gli utenti di Nextcloud finirebbero nel container e noi non potremmo vederli su Amber Pro. Invece noi vogliamo che la cartella var www.html data di Docker, scusatemi, di Nextcloud, venga montata su Amber e quindi possiamo accedere a quei file anche da Amber. Quindi facciamo mount, qui andiamo a mettere come cartella quella che abbiamo creato prima, containers Nextcloud, e clicco su add e la vado a montare sul container in var www.html data. Mi raccomando, non sbagliate il path perché altrimenti poi dopo non vi trovate i file. Quindi montando questa cartella in var www.html data, quando avvierò Nextcloud mi dovrei trovare in questa cartella dell'Amber, Containers Nextcloud, tutte le cartelle degli utenti con i file che hanno caricato. Ora posso cliccare su Crea e devo aspettare che fa il download e la creazione del container. Ok, adesso il container è in running, quindi possiamo accedere al container in HTTP. Ovviamente voi vi chiederete, vabbè, però in HTTP. Sì, però siamo in rete locale. Qui dobbiamo mettere la username e la password di default che è admin admin. Installiamo anche le applicazioni consigliate e come vedete lui var www.html data mette i dati e quindi poi noi ce la troveremo montata su Amber Pro, su Amber OS. Clicco su termina configurazione. Intanto voglio vedere qua se ha già creato qualcosa. Ecco, vedete? Già lui in Containers Nextcloud sta creando tutti i file di Nextcloud. E quindi qua dentro ci troveremo anche i file di admin, vedete? Admin files, cioè io qui dentro ho tutti i documenti e i file che vengono caricati su Nextcloud, che ovviamente sono accessibili anche da Amber OS. Se invece volete, ad esempio, anche montare la cartella di configurazione di Apache, etc Apache 2, lo potete fare e così tutti i file che dovete editare di Apache per cambiare la configurazione di Nextcloud, laddove non è possibile cambiarla da interfaccia, li cambiate direttamente, editate i file qui e dopodiché restartate il container e dovreste essere a posto. Ecco, lui ha terminato il setup di tutto e mi sta aprendo l'interfaccia di Nextcloud.
Ovviamente posso caricare qua un file, io vado nella... adesso io sono admin, quindi quello che carico verrà caricato da admin, faccio carica un file, metto un file qualsiasi, si chiamerà unnamed 5 png, se io vado dentro admin in files me lo dovrei trovare, eccolo qua. Quindi tutti i file che io carico su Nextcloud me li trovo anche su AmberOS. Nella stessa maniera posso anche creare un altro container, per esempio voglio creare un container che contiene Home Assistant, quindi voglio far diventare il mio Amber anche un server Home Assistant, quindi Home Assistant. Devo prendere l'immagine del Docker, quindi vado su Docker Hub e mi vado a selezionare Home Assistant, come si chiama la sua immagine, e dovrebbe essere questa qua, Home Assistant, Home Assistant, quindi mi copio questo nome e vado a scrivere allo stesso modo docker.io/homeassistant, due punti, latest. Qui vado a mettere la porta che voglio nattare, quindi noi sappiamo che Home Assistant gira sulla porta 8123, quindi qui metterò 8123 e qui metto la porta che voglio nattare sul mio Amber, quindi sull'192.168.150. Provo a mettere per esempio 8888, clicco su Create ed è in running come vedete, quindi adesso cliccando su questo link io posso aprire Home Assistant e partire col setup iniziale. Anche in questo caso ho fatto un video, quindi non mi dilungherò nello spiegare come funziona. Ora passiamo in rassegna velocemente l'applicazione che hanno reso disponibile per il cellulare, per lo smartphone, quindi andando nell'App Store potete scaricare l'applicazione Amber Life, che sostanzialmente è la stessa cosa che abbiamo visto nel browser, però portata sul cellulare. E in più però avete la possibilità di fare, come potete vedere, anche il backup della camera roll. Allora, qui innanzitutto vedete tutte le cartelle del vostro Amber, e però è possibile anche andare a configurare l'auto backup. Vedete allow backup using cellular network, e potete mettere come backup destination, mettendo auto backup, lui dovrebbe fare in automatico il backup del vostro telefono nell'Amber. Allora, l'upload destination invece è dove volete che vengano caricate le foto, quindi camera roll upload destination, e quindi mettete come destinazione l'Amber, perché il cloud di Amber vi dà solo 2 giga. Camera roll backup invece ce l'avete qua, quindi basta abilitare il camera roll backup e lui automaticamente farà il backup delle vostre foto sull'Amber. Come vedete in progress adesso ci sono 0 foto di 867. Poi potete vedere il vostro ordine fotografico, potete rendere offline delle cartelle, potete andare a vedere anche, andare a esplorare la vostra SD card che avete sul telefono, oppure lo storage del telefono, quindi la memoria interna del telefono. Qui avete accesso al vostro cloud di Amber, che ripeto vi dà 2 giga, e anche qua potete usare la funzione di share. Le funzionalità che avete via browser non sono proprio identiche a quelle che avete sul cellulare. Sul cellulare ci sono funzionalità più smart, come dire, più adatte a un utente comune, mentre sul browser potete anche impostare un sacco di altre preferenze che via cellulare con con Amber Life non potete fare. Mentre con Amber Manager, come abbiamo visto, una volta che voi avete configurato il vostro Amber, potete anche andare a riaprire su Amber Manager le impostazioni, e quindi potete dare un'occhiata alla versione di sistema operativo, vedere il system health, se è good, se c'è qualche problema, da quanto tempo è acceso il vostro Amber, guardare anche quanto spazio storage vi rimane. Proviamo la versione desktop di Amber Desktop, quindi clicchiamo sul sito amberpro.net/shop, andiamo su Apple macOS, tanto credo che sia uguale sia quella per Apple che quella per Windows. Una volta scaricata la andiamo a estrarre e la andiamo a installare. Ok, proviamo ad aprirla. Già ho visto che ha creato una cartella sul desktop Lattice WorkSync. Eccola qua, welcome. Saltiamo tutto questo. Credo che lui abbia già trovato MyAmber. Vediamo, login to MyAmber Cloud. Qui posso fare il login in MyAmber Cloud. Qua posso vedere le cloud folder, e qui posso vedere invece le cartelle del mio computer. Ovviamente io posso con questa sincronizzare
cartelle del mio computer con il mio Amber. Ecco, una volta che ho fatto il login posso vedere chiaramente le mie cartelle che stanno sul mio Amber, eccole qua. E da qui posso quindi anche creare dei job di sincronizzazione, no? Quindi posso andare in sync pool o in backup pool e abilitare, ecco vedete, this computer Mac mi fa una sincronizzazione tra la cartella che ha creato lui sul desktop LV-Sync e quella sull'Amber WP Home LV-Sync, quindi tutto quello che io vado a mettere qua dentro probabilmente me la sincronizzerà. Eccolo qua. Poi l'ultima cosa che volevo dire, che è una cosa molto utile per il Mac, è la possibilità, perché la Amber è anche compatibile con Time Machine di Mac, quindi in teoria se adesso io apro Time Machine dovrei poter andare a fare il backup del mio Mac su Amber. Quindi vado ad aprire, apri preferenze di Time Machine e vediamo se mi rileva la possibilità di salvare il backup del mio Mac su Amber. Seleziona disco, vediamo cosa c'è qua. Eccolo qua, Time Machine su Matrix Amber Locker, quindi l'ha già trovato, per cui se io seleziono questo, i backup li andrò a fare tranquillamente lì. Non ho dovuto fare niente, ho solo dovuto aprire Time Machine. A questo punto andiamo alle conclusioni finali. Ecco, abbiamo visto questo prodotto fantastico, perché è veramente fantastico, con una miriade di possibilità di ampliare le sue funzionalità grazie ai Docker. Devo dire che tra l'altro è anche molto silenzioso, perché io ce l'ho qui vicino ormai da ieri ed è silenziosissimo, veramente molto silenzioso. Adesso magari vi faccio sentire. Ecco, questo è il massimo della rumorosità. Se sentite un fruscio è perché ho un computer vicino. Quindi veramente ne vale la pena, perché una cosa da dire è che il prezzo che si aggira intorno ai 600-700 euro in base alla versione, però è tutto incluso, cioè tutto quello che avete visto in questo video è tutto incluso, tranne l'Anywhere che dovrebbe essere in abbonamento a 3 euro al mese tra un po', però per il resto è tutto incluso. Noi siamo sistemisti, per cui sapete benissimo che anche senza Anywhere potremmo comunque in qualche modo tramite un NAT delle porte accedere a Home Assistant o a Nextcloud anche da fuori, certamente mettendo in sicurezza il tutto. E incluso anche il supporto e gli aggiornamenti di questo prodotto, quindi avete veramente, spendete una volta e avete il vostro cloud ibrido in casa, col quale potete, diciamo, fare un sacco di cose, oltre a salvare i vostri dati e a fare i backup dei vostri computer, dei cellulari, anche a ampliare le funzionalità con appunto tutte le possibilità dei Docker. Vi ricordo che in descrizione avete il link per l'acquisto del prodotto con un codice coupon dedicato a voi che è Sitamber 2020, col quale avete il 10% di sconto sull'acquisto di uno dei due prodotti, quindi o l'Amber Plus o l'Amber One. Vi ringrazio per aver seguito il video, vi invito a mettere un mi piace, a condividere il video, a iscrivervi al canale e a ricordarvi che senza sistemisti l'informatica non funziona. Al prossimo video!